Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è pensato per quelle meravigliose persone che stanno imparando l'italiano come lingua straniera. Se sei una di queste persone, continua a guardare perché in questo video impareremo un verbo pronominale che forse non conosci e coglieremo l'occasione per ripassare i verbi pronominali. Ho notato che i verbi pronominali sono molto difficili per gli stranieri che studiano l'italiano e quindi vale la pena ripassarli. Il verbo pronominale di cui volevo parlare in questo video è cavarsela. Quindi non è cavare, non è cavarsi, ma è cavarsela. In italiano esistono anche i verbi cavare e cavarsi, ma in questo video parlerò del verbo cavarsela. Allora, partiamo dalle forme, perché ho notato che quasi tutti gli stranieri sbagliano le forme dei verbi di questo tipo. Allora, il presente indicativo sarà io me la cavo, tu te la cavi, lui o lei se la cava, noi ce la caviamo, voi ve la cavate, loro se la cavano. Poi vale la pena ripassare il passato prossimo che sarà io me la sono cavata, tu te la sei cavata, lui oppure lei se l'è cavata, noi ce la siamo cavata, voi ve la siete cavata e loro se la sono cavata. Quindi una cosa importante da tenere presente è che il passato prossimo di questi verbi si fa col passato, col participio passato femminile singolare, quindi sarà sempre cavata. Quindi anche se io sono un uomo dico io me la sono cavata. Allo stesso modo anche al plurale, se siamo un gruppo di individui di sesso maschile, dovremmo dire noi ce la siamo cavata. Quindi sarà sempre il participio passato femminile singolare. La seconda cosa da tenere presente per quanto riguarda il passato prossimo è questa, che si usa l'ausiliare essere, quindi è me la sono cavata e non me l'ho cavata. Ecco, poi il futuro non crea grandi problemi, cioè sarà me la caverò, te la caverai, se la caverà, ce la caveremo, ve la caverete, se la caveranno. Ecco, questo per quanto riguarda le forme, ma passiamo al significato e cerchiamo di capire come viene usato questo verbo. Allora, diciamo che il verbo cavarsela può essere usato in senso, diciamo, stretto e in senso lato, cioè ha un significato più ristretto e un significato più generale. Il significato più ristretto è quello di togliersi da una brutta situazione, che può essere una situazione di pericolo oppure una situazione spiacevole. Quindi cavarsela vuol dire proprio fare dei movimenti che ci permettono di toglierci da questa situazione, cioè di uscire da questa situazione pericolosa, sgradevole, spiacevole, eccetera, eccetera. Quindi una persona che se l'è cavata è una persona che era in una brutta situazione, è riuscita ad uscire da questa situazione, cioè adesso non è più in questa brutta situazione. L'esempio più tragico potrebbe essere se l'è cavata per miracolo, che significa che questa persona ha veramente rischiato di morire, era in una situazione veramente brutta e poi per un miracolo, cioè per un intervento diciamo soprannaturale, è riuscita a salvarsi o comunque diciamo che stava per morire e non è morta. In questo senso, se l'è cavata per miracolo vuol dire che questa persona è riuscita a salvarsi grazie a un miracolo o comunque non è morta per un pelo. Non so se conoscete l'espressione per un pelo, ecco, se io dico che una persona si è salvata per un pelo, vuol dire che si è salvata proprio per tanto così. Ma comunque questo è l'esempio, diciamo, più tragico di cavarsela. Cavarsela può essere usato in riferimento a situazioni semplicemente sgradevoli. La persona dice ce la siamo cavata, vuol dire che comunque siamo riusciti a toglierci da questa situazione, siamo riusciti ad uscire da una situazione che magari non era pericolosa, ma era semplicemente sgradevole. E quindi in questo senso cavarsela è anche vicino all'idea di riuscire a superare delle difficoltà. Per esempio, se io dico
Marco se la cava sempre, voglio dire che Marco riesce sempre a superare qualsiasi ostacolo, cioè anche se si trova in situazioni difficili, Marco riesce a cavarsela, cioè riesce a superare gli ostacoli e riesce a uscire anche da situazioni che sono brutte o spiacevoli. E quindi, come vi dicevo prima, poi cavarsela può essere usato anche in senso lato col significato di riuscire bene. Quindi se qualcuno se la cava vuol dire che riesce bene, cioè deve fare qualcosa e riesce a farla bene. Quindi in questo caso non è tanto il discorso di togliersi da una brutta situazione, ma è il discorso di avere successo, cioè di riuscire a fare bene qualcosa. E quindi se un mio collega mi chiede allora come è andato il progetto, io gli potrei rispondere bene, bene, ce la siamo cavata, che significa che siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. Oppure, in altre parole, abbiamo avuto successo. Non so se conoscete il verbo pronominale farcela. Ecco, in questo senso cavarsela è simile a farcela. Quindi se io dico ce la siamo cavata, voglio dire ce l'abbiamo fatta. Cioè, in altre parole, siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare, o comunque abbiamo avuto successo. Un altro esempio potrebbe essere me la sono cavata senza troppi problemi, oppure me la sono cavata senza spendere troppo, che significa sono riuscito a comprare quello che volevo comprare e non ho dovuto neanche spendere troppo. Non so se conoscete l'espressione idiomatica a buon mercato. Ecco, io potrei dire me la sono cavata a buon mercato, che significa sono riuscito a comprare quello che volevo comprare spendendo poco. In questo caso cavarsela si riferisce al fatto che io sono riuscito a superare gli ostacoli, la trattativa con la persona che vendeva questi oggetti, probabilmente, grazie alla mia astuzia e intelligenza, e quindi dico me la sono cavata. Un altro uso abbastanza comune è questo. Luigi se la cava con l'inglese. Cosa significa? Che Luigi comunque parla abbastanza bene l'inglese. Oppure Luigi coi computer se la cava. Cosa significa? Che Luigi comunque sa usare i computer. Diciamo che a seconda dei casi, dei contesti, della persona che parla, cavarsela può voler dire che la persona è veramente molto competente, oppure diciamo che sì, sa usare i computer, però non è che sia proprio un genio dei computer. Allo stesso modo, se uno dice se la cava con l'inglese, potrebbe voler dire che questa persona è veramente molto brava, parla bene l'inglese, oppure potrebbe voler dire al contrario che questa persona parla l'inglese, ma diciamo così e così. Cavarsela chiaramente è collegato al verbo cavare. Diciamo che il verbo cavare nell'italiano standard contemporaneo non è molto usato, però è rimasto in alcune espressioni idiomatiche. Per esempio, qualche tempo fa avevo fatto un video sul modo di dire cavare un ragno dal buco, o meglio, non cavare un ragno dal buco o non riuscire a cavare un ragno dal buco. Ecco, qui in alto magari vi metto il link, se avete voglia dategli un'occhiata.